Spero vivamente che il ventilatore che ho dovuto accendere quest'oggi non dia fastidio e non vada a funestare questo video, ma sinceramente qui a Genova fa talmente tanto caldo che non me la sentivo di girare in questo stanzino senza un piccolo aiutino esterno. Tra l'altro il video che sto per girare oggi è uno di quei video che non vorrei mai girare e va a stravolgere quella che sarebbe stata la scaletta del giorno. Di questa notizia avrei già potuto parlartene nel TG di lunedì scorso, ma non ho voluto fare perché ho sottovalutato la cosa e nel frattempo sono stato smentito dai fatti. Infatti si sono moltiplicati gli articoli delle testate di settore che parlano di questo problema e quindi mi sarei sentito in colpa se non ti avessi messo preventivamente in guardia. Ma che cosa è successo? È successo questo, che è venuto fuori un nuovo malware che colpisce Chrome, che è estremamente invasivo, estremamente pernicioso e fastidioso, però dall'altra parte altrettanto facile da prevenire e nel caso in cui tu sia stato già infettato da rimuovere, a patto di fare i passi giusti. Ma naturalmente i passi giusti li andremo a vedere assieme tra qualche minuto. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. E andiamo a vedere che cosa sta succedendo. A partire dal 15 giugno, con l'articolo che ti sto mostrando, gli esperti di HP hanno denunciato la presenza di un pericoloso malware che si chiama Shampoo, che non ci pulisce i capelli ma ci sporca il browser. Che cosa fa questo malware? Va ad installare nel nostro browser una serie di estensioni dannose, poi va a disabilitare questo tassello di puzzle che ti sto mostrando qui, che serve appunto a gestire le estensioni, impedendoci di disinstallare tutto quanto quello che c'è di dannoso, e inoltre va ad effettuare un reindirizzamento delle nostre ricerche su altri siti web pericolosi. In realtà questo malware esisteva già da marzo e l'allarme era stato già lanciato, per cui non ho ritenuto importante segnalartelo, perché fino ad ora non aveva fatto grossi danni. Il problema è che adesso questo malware viene diffuso in una maniera completamente nuova. Cioè è stato portato su una serie di siti che consentono scaricamenti di software illegali, come ad esempio videogiochi pirata, falsi omaggi, sondaggi, giochi per adulti, siti di incontri e chi più ne ha più ne metta, ed è diventato estremamente diffuso. E proprio a partire dal 15 di giugno ho notato che gli allarmi hanno iniziato inquietantemente a moltiplicarsi sulle varie testate di settore, tanto che a questo punto ho deciso che era opportuno andare ad indagare. Quello che è venuto fuori è che non appena andiamo a visitare un qualsiasi sito infetto, il malware che si chiama Chrome Loader installa sul nostro Chrome una estensione chiamata appunto Shampoo. Questa estensione è in grado di redirezionare le ricerche e quindi di farci andare sulle pagine che decide lei e che sono di solito siti malevoli, e di iniettare banner pubblicitari creati appositamente in ogni pagina web. Quindi come primo effetto viene installata questa estensione, come seconda cosa le pubblicità inizieranno a moltiplicarsi a dismisura sul nostro computer. Come dice questo articolo, il malware è altamente persistente e sfrutta il task scheduler per andare a reinstallarsi ogni 50 minuti, anche nel caso in cui lo andassimo a rimuovere. Per fortuna nel frattempo Google Chrome è corso ai ripari ed ha tirato fuori una patch di aggiornamento che risolve il problema, ma solo sui computer puliti. Quindi se il nostro computer fosse già infetto da questo malware, l'aggiornamento di Chrome, a parte che non andrebbe a buon fine, non sortirebbe l'effetto desiderato, quindi il malware non verrebbe rimosso. Quindi la prima cosa importante è quella di andare ad assicurarsi che Chrome sia aggiornato. Ed è vero, Chrome normalmente si aggiorna da solo.
ma quello che succede spessissimo è che c'è un ampio periodo finestra prima che il nostro computer recepisca l'aggiornamento di Chrome, e quindi durante questo periodo finestra, se noi andiamo a visitare qualche sito infetto, corriamo dei grossi pericoli. Per fortuna possiamo correre ai ripari forzando manualmente l'aggiornamento di Chrome. Andiamo a vedere come farlo. Ho installato appositamente su questo computer una versione più datata di Chrome. Andiamo ad aprirla e andiamo a vedere come effettuare l'aggiornamento. La prima cosa da fare è fare clic sui 3 puntini in alto a destra. Una volta cliccato, scegliere la voce Impostazioni. Una volta in Impostazioni ci basterà cliccare su Informazioni su Chrome e vedremo che in alto la versione di Chrome potrà essere aggiornata come in questo caso, oppure nel caso di una versione non aggiornata, facendo la stessa operazione, vedremo che entrando in informazioni su Chrome partirà automaticamente l'aggiornamento, che aggiornerà appunto Chrome all'ultima versione disponibile. È possibile che al termine dell'installazione ci venga chiesto di cliccare su questo pulsante riavvia per riavviare Google Chrome e utilizzare la versione aggiornata. Ecco fatto. Ma come comportarci nel caso in cui il nostro computer sia stato infettato? Bene, niente paura. Sebbene non sia possibile accedere alla gestione delle estensioni tramite il comando presente in Google Chrome, potremo fare una serie di operazioni manuali per debellare questo virus, come ci viene indicato in questo articolo. La prima cosa da fare sarà eliminare ogni task del sistema con il prefisso Chrome. Come si fa ad eliminare questi task del sistema? La prima cosa da fare è premere la combinazione di tasti Ctrl-Shift-ESC. Una volta premuta questa combinazione di tasti, entreremo nella gestione attività. Nella sezione processi andremo a cercare non i file che si chiamano Google Chrome, ma se dovessero essercene dei file che si chiamano semplicemente Chrome _ esattamente come indicato in questo articolo. Se dovessimo trovare qualcuno di questi file, la cosa che dovremo fare sarà un clic destro con il pulsante del mouse su ognuno di questi file, scegliendo successivamente la voce Termina attività. Dopo aver terminato tutti quanti questi file, che naturalmente in questo momento sul mio computer non ci sono, dovremo andare ad eliminare dal registro di sistema questa voce qui. Per farlo, quello che faremo sarà andare in basso sulla lente e digitare regedit, premere invio, acconsentire che l'editor di registro di sistema apporti modifiche al nostro computer e recarci nella voce indicata. Quindi in HKCU, che vuol dire HK Current User, questa voce qui che vediamo in questo punto, successivamente nella sottovoce Software, questa qui, e quindi se fosse presente nella voce Mirage Utilities, che in questo caso naturalmente non è presente e si troverebbe tra Microsoft e Policies se ci fosse su questo computer. Dopodiché, fingendo che sia questa la voce, la andremo a selezionare con un clic del mouse, cliccando con il pulsante destro sceglieremo la voce Elimina, per eliminare questa voce qui. Fatto questo, potremo chiudere il registro di sistema ed andare ad eliminare i file residui del malware che si trovano in questa cartella. Attenzione, per fare questa operazione dovremo innanzitutto andare in Esplora File e aprirlo. Una volta aperto andremo su questo PC, in questo PC apriremo l'unità C,
nell'unità C andremo su utenti e successivamente sul nostro nome utente. Una volta che saremo in questo percorso dovremo aprire la sottocartella invisibile AppData. Per farlo cliccheremo in alto in questa cartella e aggiungeremo a questo percorso che già c'è la stringa /appdata, premendo successivamente invio. E vedremo che si aprirà la cartella AppData. A questo punto dovremo entrare nella sottocartella local e quindi in Chrome_test, come indicato qui. Naturalmente anche in questo caso la cartella non c'è. Qualora ci fosse e fingendo che sia questa qui, cliccheremo ancora una volta con il pulsante destro del mouse e andremo a cancellarla con l'apposita voce di menu. Capisco bene che ti possa sembrare molto complesso effettuare queste operazioni, ma ti garantisco che se seguirai passo passo la guida che ti ho preparato sarà estremamente facile compierle. Naturalmente sarà indispensabile farlo solo nel caso in cui il tuo computer non riesca ad aggiornare Chrome e mostri questi sintomi di infezione, quindi per esempio un elevato incremento di pubblicità e il fatto di ritrovarti su siti che in realtà non sono quelli che ti aspettavi. E prima di concludere questo video devo assolutamente ringraziare Mirko, Luca Ghibli, Marco Bottoni e Alessandro Olmo per i loro super grazie. Ragazzi, siete preziosi e il vostro contributo è estremamente apprezzato, e allo stesso modo è apprezzato il contributo di Aldo Explora che si è abbonato al canale. Grazie di cuore a tutti. E siamo arrivati al termine. E naturalmente, come sempre, prima di salutarti, ti ringrazio per la visione di questo video e ti do appuntamento alla prossima.